Come pulire il climatizzatore con il fai da te? Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Prima di iniziare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina e di supportarmi con un like. Ora iniziamo la pulizia del climatizzatore. Allora, questo video sarà un video tutorial che spiegherò un attimo come pulire il climatizzatore. E in questo caso io ho un Daikin, dopo ogni marca ha il suo sistema di smontaggio. Ma volevo farvi vedere giusto quanto facile è fare la pulizia, basta avere un po' di manualità. Allora, innanzitutto andiamo ad aprire il nostro climatizzatore, togliamo i filtri, questi qua, che sono dei filtri che vanno puliti, aspirati e lavati e poi lasciati al sole che si puliscano. Bene, e questo è fatto. Poi io di solito per pulire il tutto vado a togliere la plastica in modo da fare una pulizia completa. Per pulire questa plastica dobbiamo mollare alcune viti, che sono queste due viti che vedete qui sotto. Ok, allora facciamo una vite. Ricordatevi di tenerla in un posto sicuro, che vi ricordiate dove era. E togliamo anche la seconda. Iniziano i primi caldi e quindi adesso viene da accendere il climatizzatore, ma ricordatevi di fare sempre una pulizia, una disinfestazione, perché è molto importante, perché ci sono molti batteri e poi anche per gli odori, per tutto quello che va dietro, ma io consiglio sempre di fare una bella pulizia. Allora, bisogna togliere le clip che ci sono qui sopra, basta alzare, ok? E vengono tolte una, due e tre in questo caso. Si sfila il coperchio, eccoci qua, e così ci troviamo, guardate quanta polvere c'è qui sopra, nonostante l'ho aspirato 2 mesi fa, però io l'ho usato anche in ventola per purificare l'aria per il problema di allergia e vedete che comunque di polvere se ne accumula. Dopo andremo a pulire anche questa qui. Vado giù per la scala, metto giù tutto, eccoci qua. Allora, questo video non è sponsorizzato da nessuno, l'ho fatto io praticamente prima di fare pulizia, ho detto, beh, perché non registrare e far vedere come si pulisce. Allora, vado a mettere questo prodotto qui, che copro la marca così non si vede che è una pubblicità, e lo spruzzo su tutta la batteria. Quindi spruzzo tutto questo qua, in modo che lui, dopo andiamo a accendere in climatizzazione, ok? E tutta l'umidità che viene fuori andrà giù, in modo da pulire la batteria. Faccio così e anche allo stesso tempo sto pulendo e igienizzando il tutto. Eccoci qua. Poi prendo quest'altro prodotto, sempre della stessa marca, eccoci qua, c'è scritto elimina lo sporco dallo scarico di condensa, perché quando tutta l'umidità va fuori nella condensa si fanno delle piccole alghe, quelle piccole alghe là vanno buttate via. Allora io butto direttamente qui dove c'è la condensa e eccoci qua. Si sente già un buon profumo di pulito. Bene, io ho buttato il mio spray e il mio scarico condensa. Adesso cosa devo fare? Devo accendere il climatizzatore, lo dovrò mettere appunto in climatizzazione e praticamente lui tutta l'aria che sta pescando la pesca e la butta dentro qui. Questa aria qua che pesca, che è aria calda e umida, passa per questa parte qua che è fredda, caldo e freddo fa la condensa, e la condensa verrà scaricata su scarico condensa che poi verrà pulito da quel spray là. E qui esce l'aria fredda. E questa è la pulizia che va fatta. La si lascia lì così mezz'oretta in modo che lavori bene, poi una volta finito il tutto, ok, vado a riassemblare il tutto quanto e dopo facciamo. Mentre il nostro climatizzatore sta funzionando e si sta autopulendo, diciamo così, noi andiamo a pulire questi filtri qua. Come si fa? Allora, innanzitutto bisogna togliere questi filtri qua che non si possono bagnare. Questi vanno messi al sole e loro si autorigenerano. Una volta ogni 2 anni, 3 vanno sostituiti, dipende sempre dall'utilizzo del nostro climatizzatore. Quindi adesso tolgo tutti i filtri e poi li mettiamo al sole. Questi vanno innanzitutto sempre con lo spray disinfettante, vanno lavati, così. Lasciamo agire magari una decina di minuti e poi andiamo a pulirli. Ok, li abbiamo lasciato agire per una decina di minuti, apriamo l'acqua e cerchiamo di lavare i nostri filtri.
Vedete che la schiuma che fa serve appunto per disinfettare tutto questo. Eccoci. Cerchiamo di non toccare mai con le mani, perché comunque non è corrosivo, ma ci sono prodotti ormai naturali che funzionano benissimo. Ecco qua, una volta risciacquati li mettiamo al sole che si asciughino un paio di orette fin quando vedete che è asciutto, e poi le reinstalleremo e riassembleremo tutto quanto. I nostri filtri si sono asciugati, adesso cosa facciamo? Andiamo a riassemblare il tutto, diciamo, e quello che vi consiglio io è che adesso lui sta andando da un po' di ore e vedete qua c'è tutta dell'acqua, della condensa, ma se io adesso spengo il climatizzatore, tutta quella condensa resta lì. Allora cosa vi consiglio di fare? Anche quando non fate la pulizia, questa cosa qua è molto importante secondo me, è di mettere il climatizzatore in ventola, quindi cambiare modalità e metterlo in ventilatore, in modo che tutta l'umidità che si è creata venga asciugata. Lo lasciate là 10 minuti, un quarto d'ora, questo è molto importante. È una cosa che un'altra azienda faceva, ma non riesco a capire perché le altre aziende non le copiano, perché è molto importante che si asciughi tutta questa umidità qua. Quindi adesso andiamo a riassemblare il nostro climatizzatore. Io gli ho dato una bella aspirata anche a questo. State attenti quando lo inserite di non... Allora conviene adesso per inserirlo spegnere in modo che le ventole, poi lo riaccendiamo in ventola, così in modo che il flip qua si metta in posizione. Adesso l'importante è stare attenti a non danneggiare il tutto. Quindi andiamo a vedere che non ci siano intralci. Eccoci qua. Facciamo così. È un'operazione un po' delicatina, però si può sempre fare. Bisogna solo stare attenti. Eccoci qua. Qui poi andiamo a fare il clic. Tac, tac, fatto. Mettiamo sui filtri che si sono asciugati e puliti. Eccoci qua. Ho messo così. Zac. Poi mettiamo questo filtro qua. Zacchete. Eccoci qua. Qui è tutto ben assemblato. Eccoci, perfetto. Messo su, rimettiamo le viti, riaccendiamo in ventilatore, in modo che si asciughi tutta l'umidità che c'è dentro, c'è un bel profumo di pulito, e questa operazione qua è molto importante da fare a inizio anno. Io la faccio anche a fine anno, quando ho finito di lavorare, in modo che l'anno dopo, anche perché se lo accendo in riscaldamento, il tutto funziona benissimo. Non è mai troppa la manutenzione, ecco, diciamo così. Più pulito è, meglio lavora il climatizzatore, più aria passa e più efficiente è il nostro condizionatore. Soprattutto per i filtri, perché se non passa aria, poi va a finire che si intasa. Cosa che consiglio è che magari una volta ogni 5 anni fatelo pulire da un professionista, perché loro vengono qui, vi puliscono anche tutte le ventoline dentro, mettono un po' di olio, sistemano il tutto. Quindi questo è un lavoro da fare annualmente, anche 2 volte all'anno secondo me, però con il fai da te. Una volta ogni tanto fatelo pulire da un professionista che di sicuro pulisce meglio di noi, anche perché hanno tutti i mezzi. Dovete pulire anche l'unità esterna, io in questo caso ce l'ho altissima e quindi non riesco a farvi vedere come la pulisco. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, che è gratuito, e attivate la tasta notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!